Questa puntata è dedicata all'aggressività, argomento che conosco molto bene, dal momento che sono stato in sua balia per più di mezza vita e devo ammetterlo, ancora oggi in certi frangenti è una spinta che cerco di governare con grande sforzo, a volte senza riuscirci. Chi mi conosce da poco probabilmente non direbbe mai che io possa avere una vena aggressiva che pulsa dentro di me. E devo dire che anch'io oggi a volte non mi riconosco se penso a com'ero anni fa. Il mio percorso per lasciarmi alle spalle quella tendenza l'ho fatto sui libri. Semplicemente studiando e non smettendo mai di farlo, ho imparato a pensare agli effetti dei miei comportamenti sugli altri e al fatto che il più delle volte con l'aggressività si ottiene ben poco sul lungo periodo. Secondo la psicologia esistono due sfumature dell'aggressività. Quella reattiva, che scatta a caldo, nei momenti in cui qualcosa è andato storto e che può colpire tutti, chi più chi meno, portando con sé anche sentimenti di vendetta. Poi c'è quella che potremmo definire strumentale o manipolatoria, che viene messa in atto volontariamente, col fine preciso di impaurire il nostro interlocutore per ottenere qualcosa da lui. Questa seconda sfumatura è molto usata da certi bambini quando fanno i capricci, ma alcuni di noi se la portano addosso anche da adulti. Occupandomi di relazioni sia in aula sia in coaching, il tema dell'aggressività lo incontro spesso durante le mie giornate e noto che molte persone che ammettono di avere un'indole aggressiva spesso se ne compiacciono intimamente con il comodissimo "sono fatto così" e sottovalutando parecchia roba. Oggi vorrei aprire bene gli occhi soprattutto a queste persone. Posso iniziare col dire che l'aggressività è una caratteristica presente in molte specie animali e che in sé non è da considerare patologica se rimane entro certi limiti. Infatti, in certe situazioni è addirittura essenziale per difendere il proprio territorio fisico o psichico e non è altro nella sua espressione di attacco che una delle tre possibili reazioni alla paura. Infatti, non ci si arrabbia di solito quando si è sicuri di se stessi, ma quando si ha paura. La cosa un po' strana, sulla quale pongo spesso l'accento in aula, è che la nostra aggressività quotidiana si rivolge soprattutto contro le persone che ci vivono accanto, a partire dal partner, dai genitori e dai figli, fino ad arrivare ai colleghi. Mentre molti aggressivi in famiglia, fuori dalle mura domestiche, sono persone amabilissime, di cui non si sospetterebbe mai. In generale, secondo le ricerche, sembra che i bambini, a partire dai 6 anni, inizino ad esprimere la propria aggressività, ma in due modi sostanzialmente diversi sul piano del genere. I maschi tendono più facilmente a manifestare l'aggressività tramite forme dirette, spesso fisiche, mentre le femmine sono più indirette e la esprimono in maniera passiva, per esempio smettendo di aiutare o di collaborare. Nel 2024 fu individuato un gene che nasce da una mutazione, il monoamidossidasi A, detto in breve MAOA, presente nel cromosoma X, per cui può esistere sia nel DNA dei maschi sia in quello delle femmine. Il MAOA è il gene della criminalità, causa alti livelli di testosterone e una riduzione del quoziente intellettivo, combinazione che può favorire in un ragazzino l'abbandono scolastico e la tendenza a entrare in una gang, spingendolo ad assumere comportamenti aggressivi e antisociali. Essendo gli alleli dei maschi X e Y, quando X presenta la mutazione MAOA, non può essere bilanciato, poiché Y non ha modo di fare da contrappeso. Nella donna invece gli alleli sono entrambi X, quindi se uno dei due presenta la mutazione, l'altro può intervenire, mantenendo un certo equilibrio emotivo. Te l'ho semplificata al massimo, ma è questo il motivo per cui dalla notte dei tempi è molto più facile che sia un maschio a commettere atti criminosi rispetto a quanto può farlo una femmina. Esiste quindi, in alcuni soggetti, soprattutto maschili, una certa predisposizione genetica all'aggressività, ma è stato ampiamente dimostrato che non tutti gli individui con la mutazione MAOA diventano violenti, perché entrano in gioco altri fattori, tra cui il più importante è il contesto familiare in cui si cresce, che può essere
quando fondato sull'amore, sul rispetto, su valori etici di livello, un ottimo antidoto alla vulnerabilità genetica. Purtroppo nei contesti familiari di basso livello, in cui il soggetto fin da bambino assiste a ripetuti eventi traumatici e sperimenta l'assenza di rispetto, di amore e di comprensione, se è presente il gene mutato, potrebbe farla da padrone anche nella vita adulta. Dagli anni 60 del secolo scorso si è diffusa, grazie agli studi dello psicologo canadese Albert Bandura, la teoria dell'apprendimento sociale, secondo cui il bambino impara soprattutto osservando e imitando i comportamenti altrui, in particolare quelli del genitore dello stesso sesso. Alla luce di queste ricerche, un padre che davanti ai suoi figli abitualmente esprime aggressività, pur non essendo un criminale né un sociopatico, dovrebbe essere aiutato a rendersi conto che molto probabilmente verrà imitato, soprattutto dal figlio maschio. È la mia storia e capirla mi ha permesso di andare oltre. Il bambino che si trova ad assistere a queste scene, spesso, tra sé e sé dice non sarò mai così, individuando un certo difetto nel genitore, ma molto probabilmente da adulto, nelle situazioni di forte nervosismo, tenderà ad agire proprio quel difetto, senza nemmeno rendersene conto nel qui e ora. Ovviamente gli effetti dell'aggressività possono essere addirittura devastanti per le persone che si trovano a subirla. E anche se può sembrare banale, spesso l'aggressore si permette di aggredire quando ha davanti a sé qualcuno che ritiene debole e sul quale ha più certezze di vincere. La violenza di certi maschi sulla loro compagna poggia su questa regola, non scritta. Spessissimo i partner aggressivi e violenti sono in fondo dei vigliacchi che si permettono di fare certe cose con chi non ha gli strumenti fisici per reagire, ma diventano dei cagnolini scodinzolanti davanti a chi percepiscono più forte di loro. La violenza, che sia fisica o verbale, è la forza che uno non ha. A sabato prossimo.